Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di come ho installato il Minn Kota sulla mia imbarcazione. Installare il motore elettrico Minn Kota non è un gioco da ragazzi, soprattutto su un gommone, perché appunto avendo il musone di prua, quindi è in contatto con il tubolare, non è così semplice come appunto gestirlo su una imbarcazione in vetroresina dove spazio ce n'è davvero tanto. Il lavoro che ho portato è stato un lavoro abbastanza importante, anche perché non avevo il motore ancora in casa e quindi ho gestito la cosa in base alle misure che conoscevo, e ora volevo un po' illustrarvi un po' tutto il sistema del Minn Kota. La copertura non è fornita in dotazione e non la troverete neanche su internet. Io l'ho fatto fare da un artigiano, vi lascio il link in descrizione. È una copertura abbastanza semplice ma veramente fatta bene. Cosa che si deve ben capire è che il Minn Kota deve lavorare con il gambo sull'esatta appunto verticale. Per fare ciò bisogna avere il Minn Kota sull'esatto orizzontale, quindi del nostro musone. Ho strutturato questo sistema per poter essere molto più preciso, quindi piatto in acciaio unita con questa staffa in acciaio che va fissata direttamente sul pagliolato. Mentre sulla parte anteriore possiamo ben vedere che la staffa è fissata appunto sulla linea della parte esterna tramite questa staffa in acciaio e sul golfare. Purtroppo a fine stagione ho dovuto ricostruire l'intera staffa in acciaio. Ho utilizzato un acciaio troppo sottile e quindi ha causato la rottura dell'intera staffa, e per concludere è stata anche verniciata a caldo. Questa è una cosa veramente molto importante, perché all'inizio ho fissato il Minn Kota solo nella parte anteriore e non posteriore. Praticamente quando c'è mare il tubolare tende ad abbassarsi e quindi il Minn Kota lavora anche male in questo caso. Quindi molto importante quello di fissare bene il Minn Kota, anche perché ci sono stati casi che ha strappato addirittura il musone di prua e il Minn Kota è andato in mare. Quindi occhio ragazzi, che mi avete fatto anche una domanda del tipo: ma posso installare il Minn Kota sullo specchio di poppa? No ragazzi, perché lo specchio di poppa appunto è uno specchio di poppa a taglio, quindi non ha la prua. Quindi nel momento in cui abbiamo l'ancoraggio vi entrerà una marea di acqua all'interno. Ma non solo, il motore Minn Kota sarà più stressato a tener fermo il nostro battello, quindi non sarà mai così tanto preciso. Questo che vedete è una bussola che si interfaccia con il Minn Kota. Non ha cavi particolari, ha semplicemente un'alimentazione da 12 volts che possiamo prendere sugli strumenti e serve per dare al Minn Kota l'informazione dove si trova appunto lo specchio di poppa. Io ho scelto il Minn Kota Terrova modello 24 volts e 80 libbre con il gambo da 72. Il motivo è legato con un gambo così lungo perché il Minn Kota, comunque il motore, deve pescare per almeno quei 60-70 cm sotto il pelo dell'acqua, altrimenti tende a saltare durante appunto l'ancoraggio, soprattutto se abbiamo mare. E quindi consiglio di osare con il gambo un po' più lungo, che vi fa stare tranquilli. Ho scelto la discesa manuale e non quella elettrica perché secondo me nell'apnea, visto che facciamo tanti tuffi, quindi preferisco una cosa molto più tradizionale, quindi con discesa manuale e non con discesa elettrica, che comunque è sempre un motorino che tende a far salire comunque il motore e secondo me nel tempo si potrebbe rovinare. Quindi io ho scelto comunque di stancarmi un po' per andare in prua e abbassare sto motorino di prua, che non mi costa nulla. E poi ho visto durante appunto la navigazione che il gambo tendeva a saltare, ok? Quindi ho fatto questa staffa, ho creato questa staffa in acciaio
dove durante la navigazione appunto non sballottola, è molto più stabile e più saldo. E che dire ancora, ragazzi, il Minn-Kota appunto ha questi due cavi, uno di alimentazione e uno appunto che va sull'ecoscandaglio, in questo caso appunto sull'Humminbird, e io ho scelto appunto l'Helix 9, che è uno strumento che si interfaccia appunto col Minn-Kota. Questo terzo cavo serve per connettere il telecomando a pedale che non è fornito in dotazione. Qui avanti abbiamo appunto l'accensione e il test batteria con 4 appunto livelli. Basta premere il test e capire un po' a che livello siamo con la batteria, niente di più semplice. Io vi consiglio di acquistare 2 di questi connettori maschi, semplicemente uno perché ovviamente serve per il Minn-Kota, in questo caso ecco, lo colleghiamo. Un altro di questi connettori vi servirà semplicemente per quanto riguarda per il caricabatteria, quindi senza staccare, fare altre modifiche, ne comprate 2 e state a posto. Alimentazione, tasto dolente se vogliamo spendere qualche soldino in più. Io ho scelto le batterie, ho fatto questa prova, meglio dire, ho fatto la prova di montare delle batterie semplici appunto al piombo. Ne sono 2 da 12 volts l'una, collegate appunto in serie tramite un cavo centrale, e lì abbiamo lo staccabatterie che non è fornito di serie, ok, come tutti i cablaggi del Minn-Kota. Perché ho scelto di montare le batterie al piombo e non quelle al litio? Semplicemente per un test, per capire un po' la durata della batteria e mal che vada, ragazzi, dovevo un po' darmi un altro pizzicotto per comprare appunto quella al litio. Parliamo di una spesa da 130 euro per avere 2 batterie al piombo contro i 1300 euro per una batteria di 24 volts al litio, quindi parliamo di una cifra veramente elevatissima. Io ho fatto il mio test per capire esattamente la durata e sinceramente per le mie esigenze è più che sufficiente. Beh, le batterie sono fatte già una stagione comunque, ragazzi, quindi un po' di ruggine nonostante il grasso, però una volta l'anno poi bisogna comunque avere la cura di fare un rimessaggio. Io, ragazzi, ho la fortuna di avere appunto la colonnina per caricare le batterie, quindi mi sono posto il problema di comprare 2 batterie al piombo che comunque hanno un peso di 40 kg, confrontate mentre con una batteria al litio che ha un peso di 12-13 kg, quindi la differenza è veramente notevole, non solo sul peso, ragazzi, e sul costo, ma comunque anche sulla durata. Io ad esempio con una carica completa riesco a farci anche un paio di giorni in pesca in apnea. Sicuramente con una batteria al litio faremo molto di più, credo almeno 3-4 giorni sicuramente, e poi la comodità di portarla a casa e caricare. Beh, ragazzi, per maggiori informazioni vi lascio il link in descrizione e soprattutto se avete altre domande da farmi potete tranquillamente lasciarle nei commenti. Ricordo di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per restare sempre aggiornati. Ciao ragazzi, un forte abbraccio a tutti.